Ciao amici e bentornati sul canale. In questo video vi mostreremo la Sardegna più wild, anche con i cinghiali in città. Sì, in città, poi vi spiego meglio tutto. Un fiume con acqua termale, paesaggi mozzafiato, buon cibo e molto altro. Siamo Michele, Stefania e insieme al nostro piccolo viaggiatore vi portiamo con noi. Partiti da Cagliari, dopo 250 km siamo arrivati a Porto Ottiolu. Abbiamo parcheggiato il camper a 20 metri dalla spiaggia, con una sabbia bianchissima. La sera passeggiata in questo porticciolo e subito a dormire perché il giorno dopo si riparte. Oggi siamo al Piccolo Pevero, non c'è nessuno in spiaggia perché non c'è il sole. In genere in stagione è sempre pieno ed è impossibile trovare parcheggio. Noi invece oggi abbiamo parcheggiato lì. È là sopra il camper, ve lo faccio vedere dal drone, va? Abbiamo sfruttato la bassa stagione per trovare un parcheggio che altrimenti sarebbe stato impossibile. Quindi pranzetto nella nostra casa al mare a Porto Cervo, ma solo per pochi minuti perché subito si riparte. Proseguendo verso nord passiamo dal belvedere di Palau da cui si vede tutto l'arcipelago della Maddalena. Oggi il nostro tour ci ha portati a Baia Sardinia. Abbiamo parcheggiato lungo questa strada che è proprio a 2 passi dal centro e abbiamo trovato ancora qualche negozietto aperto. Baia Sardinia è un ottimo punto di partenza per visitare l'arcipelago della Maddalena con le motonavi, oppure se siete coraggiosi affittate uno di questi gommoni e ci andate da soli. Oggi Santa Teresa di Gallura, il parcheggio è quello vicino all'Eurospin, l'unico accessibile. Mi raccomando, non addentratevi all'interno del paese perché si resta incastrati. Attenzione perché durante tutto il periodo estivo c'è il divieto di transito ai camper. Questo posto è incredibile, davanti a noi c'è la Corsica, si vede benissimo ed oggi le bocche di Bonifacio sono proprio come le descrivono i navigatori, con il mare mosso. Noi vi studiamo sempre perché vi spieghiamo come si carica l'acqua sul camper in Sardegna con le taniche e con i cinghiali. Eccoli lì. Tutto bene. Nel frattempo Alex si riguarda e si rigode. Scusate, è sulle strisce. Venire a Santa Teresa di Gallura nella seconda settimana di ottobre significa anche trovare la festa patronale. Dalla strada vediamo questo localino con i salumi appesi e quindi via di taglierino e birra. Piccola dimostrazione di come si prende l'acqua. Fontana, bidone e carrellino. Ed ora 500 metri torniamo al camper. Oggi tappa a Capotesta. Allora, quella laggiù è la Corsica. Lì, se vedete bene, ci sono i francesi. Capotesta, se vi piacciono i fari, è uno di quei posti da visitare assolutamente. Purtroppo con il camper è possibile farlo solo in bassa stagione perché d'estate c'è il divieto di transito. Scelta discutibile, ma vi basti sapere che noi, nonostante fosse ottobre, abbiamo comunque avuto difficoltà a trovare parcheggio. Il vento è davvero forte, quindi cerchiamo una baia riparata e ne troviamo una dopo pochi chilometri. Abbiamo trovato questo posto che è incredibile. Ci siamo fermati qui per cena ed è proprio sul mare, siamo sull'acqua praticamente e c'è Stefi che sta cucinando. Come va la preparazione? Dovrei cucinare ma sono distratta, non faccio altro che guardare il panorama. Oggi a pranzo abbiamo culurgiones al sugo, culurgiones con burro e parmigiano, vista panoramica e un limone. Vi lasciamo come al solito il link giù in descrizione per mostrarvi il punto esatto. Infatti ad ottobre che c'è l'hotel chiuso si può. Il tramonto è il più bello della nostra vita. Appare poco dopo il sole la cometa Atlas che sembra quasi voler seguire il suo stesso percorso. Da che eravamo solo 2 camper alla sera quando ci siamo messi a dormire, al mattino, al nostro risveglio, abbiamo trovato il parcheggio pieno. Sicuramente è complice il fatto che in questa baia si era calmato il vento, mentre dall'altra parte c'era una bufera. Anche qui la spiaggia bianchissima, forse uno dei posti più belli in assoluto, quindi abbiamo deciso di fermarci per almeno 3 giorni. Ma qui praticamente dove riprendo viene il mare. Guarda! Sfruttiamo questa pausa per fare un po' di scuola-guida al nostro piccolo esploratore. E noi è così che salutiamo Baia Riparata. Il cielo ci ha salutati perché non è più azzurro, è diventato grigio, siamo rimasti solo noi con il camper. Ora si riparte direzione Castelsardo. Vediamo cosa troviamo. Ci imbattiamo nelle terme di Casteldoria, dove però purtroppo troviamo lo stabilimento termale chiuso e scopriamo che è chiuso effettivamente dalla pandemia e non si ha ancora notizia di quando possa riaprire. Peccato perché era stato inaugurato nel 2010. Il paesaggio è stratosferico, però comunque a noi non fa impazzire, anche perché il nostro pupetto era stato pizzicato da un insettino, quindi ripartiamo con il nostro viaggio. Oggi siamo all'Isola Rossa, dove c'è un porticciolo e c'è questa spiaggia bellissima, anche questa bandiera blu. Il camper lo abbiamo parcheggiato lì, quindi sono veramente 20 metri dalla spiaggia. Il paesaggio è questo ed è meraviglioso perché ci sono le rocce rosse,
laggiù ci sono le mucche, quindi siamo proprio nella Sardegna rurale. Stefania fa gli esercizi, adesso io vado a fare un giro sul SUP e ci vediamo dopo. L'Isola Rossa è una tappa intermedia perfetta da fare con il camper prima di arrivare su all'estremo nord, nel posto più famoso. Il pranzo è pronto con 2 buonissime spigole cucinate dalla nostra chef e ce le mangiamo qui, vista mare, proprio su Stintino. La Pelosa, la spiaggia più ambita e più amata da tutti i turisti. Ancora una volta abbiamo sfruttato il temporale della sera prima per parcheggiarci in prima fila e godere di questo luogo incantato. Il parcheggio è a pagamento, ma è abbastanza onesto. C'è la tariffa camper che, come legge vuole, costa 1,5 volte il posto auto. Noi vi sconsigliamo di visitare questo posto in alta stagione perché trovereste soltanto un'enorme distesa di asciugamani. La spiaggia è a numero chiuso. Per entrare bisogna prenotarsi online per assicurarsi il posto, ma siccome ieri è una giornata piovosa e oggi anche le previsioni davano pioggia, c'era posto. 3,50 € costa l'ingresso, ti danno un braccialetto. A noi ci hanno gentilmente concesso di fare semplicemente una passeggiata senza sdraiarci, perché abbiamo detto, solo una passeggiatina, risparmiamoci questi 7 € perché il bambino non avrebbe pagato. Ciao Patato, sei stintino oggi? Ci gustiamo questi 2 bei pesciolini pescati in pescheria e salutiamo questo paradiso terrestre. Lasciata a Stintino, l'idea era quella di andare a Sassari per fare un giro in un centro commerciale e fare un po' di shopping perché abbiamo il frigorifero vuoto. Appena usciti da Stintino troviamo la spiaggia delle Saline. No, attenzione, non è come quella di Sarutas. Siamo arrivati a Fertilia, che è sopra l'aeroporto di Alghero, a pochi chilometri. Qui c'è un'azienda agrituristica che si chiama Samandra, che ci ha permesso, oltre a mangiare benissimo ieri sera e a dormire nelle loro proprietà, di visitare questi animali bellissimi, che sono i loro cavallini. La peculiarità di questa azienda agrituristica è che hanno praticamente un vero e proprio museo all'interno del loro ristorante. Si mangia in varie parti del parco e si trovano oggetti risalenti anche al 700. Questo ad esempio è un ferro da stiro a carbone, si metteva il carbone dentro col manico in legno, è anche pesante. Questa invece è la versione meno evoluta, è in ghisa, pesante. Guardate che roba. Noi però stiamo girando ormai da un'oretta in questo museo a cielo aperto, ancora non abbiamo trovato gli animali, quelli della fattoria, abbiamo trovato dei cavallini e nient'altro. Ci saranno gli animali? Li cerchiamo. C'è questo murales, ancora una cosa da vedere. Io mi chiedo come sia possibile mantenere tutti questi oggetti all'esterno, sotto la pioggia, sotto le intemperie. Qui c'è una macchina da cucire Singer all'aperto. Cielo, pioggia, acqua, qui. Ma guardate quante cose! Bilance per pesare il grano risalenti ai primi del Novecento. Qui veramente si respira un'area di storia, di passato. Guarda, questo era un proiettore di un cinema. Vi ricordate quando andavamo in salumeria da bambino a comprare il pane? C'erano queste bilance qui. Io nel frattempo mi sono perso Stefania e Alexander, ma resto ancora basito dalla bellezza di questo luogo. Ieri abbiamo mangiato bene, non era proprio tutto sardo, c'erano delle variazioni un po' gourmet, però il posto merita. Abbiamo finalmente trovato gli animali, ci hanno offerto un ottimo caffè stamattina. Qui ci sono per esempio i conigli, la cosa bella è che mettono anche i nomi degli animali. Lì ci sono le galline, le pecore, giù in fondo invece, vabbè, i maiali, quelli che poi ti mangi a cena. E ci sono gli asinelli. Ciao asinello 1, ciao asinello 2, ciao! A cena, fettine panate e fritte nel burro. Abbiamo bisogno di energie perché domani ci aspetta un bel viaggetto. La strada più bella in assoluto in Sardegna ve la sveliamo adesso perché abbiamo parcheggiato il camper e siamo qui. Guardate che panorama! Stiamo parlando della strada che va da Alghero a Bosa o da Bosa ad Alghero. Dipende dalla direzione. È meravigliosa. Da qui si vede mezza Sardegna. Siamo arrivati a Bosa, siamo arrivati praticamente al tramonto, stiamo passando su questo ponticello perché per accedere al centro storico lì c'è un comodissimo parcheggio per camper. Attenzione, non è il primo proprio vicino al ponte perché è riservato ai residenti, infatti ci sono altri camper con il ticket sopra di 29 € se pagato in misura ridotta, ma un altro parcheggio un po' più lontano. Sono
3 minuti a piedi in più. Centro storico, ci andiamo a fare un giro. Ancora una volta stavamo per andare via perché eravamo un po' stanchi stasera, abbiamo detto da Bosa torniamo a Cagliari, andiamo a fare una pausa di qualche giorno. Però una passeggiatina a Bosa ce la vogliamo fare e ne è valsa la pena. Bosa infatti è uno dei borghi più belli d'Italia, incluso il suo museo delle conce, dove si trova una targa particolare e anche gli strumenti antichi che utilizzavano durante l'artigianato. Prima di concludere il nostro viaggio ci facciamo 60 km per raggiungere le terme naturali di Fordongianus, dove ci facciamo un bel bagnetto caldo nel fiume Tirso. Le terme risalgono all'epoca dell'Impero Romano, quando Fordongianus era conosciuta come Forum Traiani, un importante centro amministrativo e termale della provincia romana di Sardegna. Breve pausa nel paesino Guspini per una serata di Stefi e subito si riparte. Arriviamo a Plage Mesu, dove il nostro piccolo per la prima volta gioca con il suo aquilone. Svuotiamo il frigorifero mangiando gli hamburger rimasti e ci dirigiamo verso la fine del viaggio. Ed è proprio sulle rovine romane di Nora che un ultimo affascinante tramonto conclude questo viaggio. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!